Amici combattenti, membri della Resistenza, uniamoci contro la minaccia, l'URA in prima linea contro gli invasori. Noi siamo qui, cosa vogliamo? La libertà! E non ci fermeremo davanti a nulla, tutti insieme! Ura! Volete finirla con questo fracasso infernale? Qui c'è gente seria che lavora! Oggi infatti iniziamo le semifinali del torneo di Down and Master Deluxe e abbiamo già pronta in linea per noi la nostra inviata Terry Cristallo per le presentazioni. Ben trovati! Andiamo a conoscere i semifinalisti di oggi. Partirà in prima posizione la strepitosa Sissy LaBelle, che con la sua Ferrari Tornado sta disputando un torneo di tutto rispetto. La pilota sta prendendo in seria considerazione la possibilità di affiliarsi al team RX Force, che le ha fatto un'offerta davvero corposa. Restiamo in attesa di novità. Secondo ai blocchi di partenza Arturo Pistone, che guida Jumper. Questo pilota, che corre per il team Ultravalvole, dovrà concentrarsi al massimo se vuole conquistare un posto per la finale. Proseguiamo con Eric Sniper, pilota del team HSG Racing e fautore di un'ottima prova durante i quarti di finali. Speriamo che regga la pressione di oggi con la sua Tinker. Chiude il gruppo Andrea Pascal, la pilota del team Top Driver, parte in ultima posizione, ma la sua Audi Black Knight non teme rivali, siamo certi che la vedremo combattere con determinazione. Prima di lasciarvi alle gare vi invitiamo a mettere un like al video, iscrivervi e commentare. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e se volete seguirci anche sui nostri canali social in descrizione trovate tutti i link. E ora sigla! I will take attraction, I'm in the club. I want you to want me, 'cause I want your love, baby. Bentornati alla tenda di Top Driver, ora ancora più sicura con questo sistema di sicurezza anti-alieno brevettato da me. Ma più sicura di cosa? Hai solo messo una carta stagnola intorno al perimetro! Ah, mi ringrazierai, Stinky, vedrai, io ho ragione. Dopo l'esasperante Max Power noi corriamo al passo della biscia per una partenza massiccia! Piloti pronti per lo sgancio, motore, frizione, lancio. Dopo il ritellino Tornado prende vantaggio, la chicane Jumper si mette in seconda posizione, chiude la strada a Tinker, ripagandolo con la mossa che lo ha reso famoso. Troppo indietro Black Knight e arrivano in ordine Tornado, Jumper, Tinker e Black Knight. Tempo pazzesco per Sissy LaBelle, che è in grandissima forma. Semina gli avversari e prende i primi 5 punti della giornata, mentre battaglia a cielo aperto tra Jumper e Tinker. Rivediamo infatti la chiusura di Arturo Pistone su Eric Sniper. Riruba il cavallo di battaglia e prende 3 punti preziosi, mentre dietro in ultima posizione c'è Andrea Pascal con un solo punto. Ehi, Stinky, guarda un po' lassù. Dove? Ah, non ti sembra strano che tutta quella gente sia in fila indiana sul precipizio? No, io mi faccio gli affari miei, Max. Ah, quelli sono alieni! Vedi che avevo ragione? Stinky 0, Max Power 1! Pianeta Paranoia chiama Max Power. Andiamo diretti a gara 2 con una rotazione oraria di piloti che sono in griglia. Davanti a sinistra Tinker e al suo fianco Tornado, subito dietro in ordine Black Knight e Jumper. Motori accesi, piedi sul gas e partenza! Partenza poco aggressiva, ma da dietro spingono l'acceleratore di Tinker, viene scavettato via da Black Knight che ingaggia battaglia con Jumper. Nessun ostacolo invece per Sissy LaBelle che è ancora davanti, ma Pistone non passa e Andrea Pascal chiude in seconda posizione dietro alla Ferrari Tornado, mentre il Jumper si deve accontentare del terzo posto. Follia pura! Arturo Pistone ha rischiato di non tagliare il traguardo a causa della chiusura di Andrea Pascal, che sembra ritornata allo smalto di un tempo. Nel replay potete vedere anche la furia di Black Knight che incalza Tinker costringendola a un mirabolante DNF, agonismo altissimo. La nostra audace pilota ha lottato duro anche sul rettilineo prima del ponte della Vipera, determinazione allo stato brado, ma le cose eclatanti non finiscono qui. Ehi, Stinky, Che c'è? guarda lì sul ponte. Sono sempre spettatori in fila per vedere la gara. No, sono sempre gli alieni. È un rituale, fidati di me,
sono il leader dell'Unione Resistenza Aliena, certe cose non mi sfuggono. E infatti, Stinky 0, Max Power 2. Sei esasperante, Max. Soffermiamoci invece sulle posizioni per gara 3 con un breve riepilogo punti alla vostra sinistra. Black Knight a sinistra davanti con un parziale di 4 punti e Tinker a destra con 3 punti. Ora devono volare. Nelle retrovie Jumper a 5 punti parte a destra e la magica Sissi a punteggio pieno parte in quarta posizione, sempre senza paura. Partenza nuda e cruda. Tinker parte veloce ma Black Knight lo recupera, strozza l'avversario con una manovra a tinaglia che lo porta davanti. Ora Sniper deve preoccuparsi di Jumper che prova il sorpasso con stile, niente da fare. Viene la lunghissima sorrettina finale che frena Tornado, sempre pericolosa. Prima Andrea Pascal e secondo Eric Sniper che non è riuscito a mettere in atto la sua tipica manovra di chiusura. Questo pilota oggi sta soffrendo lì in mezzo. Con il nostro instant replay rivediamo la risoluta Andrea Pascal che si piazza davanti e fino alla fine non molla la prima posizione e ora con 9 punti può affrontare più serenamente il final round. Jumper a 7 punti nel suo paniere, partirà davanti a sinistra mentre Sissi Labelle subito dietro con 11 punti non può adagiarsi sugli allori. Chiude la batteria Thinker, al momento con 6 punti è il pilota più in difficoltà, ma mai dire mai. Ora non ti voglio allarmare, Stinky. Che c'è? Guarda la tua destra, cosa vedi? Vedo delle persone che sono in fila per salire sull'autobus. Ah, sbagliato! 3-0 per me! Sono sempre loro, gli alieni! Vogliono capire il funzionamento dei nostri mezzi a motore! Io invece vorrei capire il funzionamento del tuo cervello, Max, ma ci rinuncio. Azione, motore, propulsione. Gruppo compatto dopo lo start, ma subito battaglia testa a testa tra Black Knight e Jumper che la spunta di poco in accelerazione. Tornado non si sbilancia, Tinker è in apnea, arriva da un giro! Prima Jumper, secondo Black Knight, terzo Tornado e ultimo Thinker. C'è stata davvero una gara elettrizzante tra i due davanti. Se le sono date di santa ragione. Volevano prevalere entrambi per evitarsi l'inevitabile. Qui c'è aria di spareggio! E infatti il spareggio all'ultimo sangue in una doppia sfida in combattimento tra Arturo Pistone e Andrea Pascal che sono fermi a quota 12. Ci saluta anzitempo Eric Sniper che ha fatto il possibile, ma oggi con questi pesi massimi non era facile. E la prima finalista invece è Sissi Labelle con la Ferrari Tornado. E ora si parte con la prima delle due sfide. Senza esitazione, partenza a cannone. Partenza fulmine di Arturo Pistone che brucia l'Audi e fila dritto verso il traguardo senza guardarsi indietro. Non sbaglia nemmeno una curva e chiude con 6,894 secondi. Top di gamma! E c'è da vedere se Andrea Pascal da pilota navigata sarà intimorita dal risultato o invece aggredirà per andare al pareggio. Solo l'asfalto ci darà la sentenza. -3, -2, -1, partenza! Pistone sembra in vantaggio ma Pascal recupera, guida morbida e sicura, sembra che non senta affatto la pressione, allunga sull'avversario chiudendo davanti con un tempo addirittura più basso. 51 secondi, pareggio voluto, cercato ed ottenuta con forza. E ora cosa succede a questo punto? Si va ad oltranza? Chiediamo all'esperto Max Power che per una volta si rivela utile allo scopo. Assolutamente niente gara d'oltranza, si confrontano i tempi ed il pilota con il giro più veloce è il vincente. Passa la finale con il tempo migliore Andrea Pascal con l'Audi Black Knight. Incredibile finale! Gara appesa ad un filo, oggi più si va avanti e più è difficile, solo i migliori qui a Picco Serpente. Intanto un glorioso saluto da Max e dall'Unione Resistenza Aliena. Buonanotte, buone botte! Non mancate la prossima settimana per l'ultima semifinale che ci darà il quadro completo dei 4 finalisti. Ovviamente sempre qui a Top Driver, dove i motori non dormono mai. Via di qui, maledetti musi verdi! Cosa ne pensi, Stinky? Sono solo paranoico? Sai Max, sto rivalutando l'idea del tuo cappello antialieno.